Ciao e benvenuti nel video della location di Rose Red di Stephen King. Yeah! La miniserie televisiva originale di Stephen King, Rose Red, è ambientata qui, al castello di Thornwood, anche se le riprese sono state girate anche in altre località vicine, nell'area di Seattle. Ecco dall'alto la villa, vista da questa prospettiva fa veramente tutto un altro effetto rispetto a come appare nel film. Hanno anche aggiunto altre parti di edifici, tra cui la famosissima e bellissima torre. Se andiamo però proprio qui davanti, ecco, già l'atmosfera lugubre del film si sente di più. Sarà anche la luce che è perfetta. Ecco la fontana, fantastico. E nello speciale The Making of Stephen King's Rose Red fanno vedere anche Stephen King e la troupe che fanno proprio qui davanti alla fontana un sacco di foto backstage. Qui hanno costruito nel film il cancello, l'ingresso come potete vedere è completamente diverso da come appare nel film e si trova molto più in là. Il castello di Thornwood fa parte di una tenuta Il castello di Thornwood fa parte di una tenuta di 3 edifici iscritta nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici ed ha una storia molto affascinante. Esiste da oltre 100 anni, anche se la sua storia tuttavia risale a più di 5 secoli fa. È stato costruito secondo le indicazioni del signor Chester Thorne e di sua moglie Anna. Essendo stato Chester un finanziere di successo e uno dei fondatori del porto di Tacoma, non ha badato a spese per la costruzione e infatti si vede. Ha anche un'inestimabile collezione di opere d'arte e sulle finestre di tutta la tenuta, che risalgono addirittura al 1300, c'è del vetro dipinto a mano e circondato da lastre di cristallo. Anche se vabbè, il pezzo forte della collezione sono le fontane e le statue che si trovano nei giardini. In questa posizione nel film si trovava uno dei giardini e la serra non esiste nella villa di Thornwood, è stata costruita esclusivamente per le riprese del film. E molti interni ed esterni infatti sono stati costruiti da zero al Building 27, al Sandpoint Madison Park, tra cui la hall, la stanza sottosopra, diversi corridoi e, come ho detto prima, anche la torre. Hanno creato anche diverse miniature della villa con le varie stanze perfettamente riprodotte. Gli unici interni reali del castello che vediamo anche nella pellicola sono le 2 camere da letto, la sala da biliardo e qualche altra stanza, tra cui questa, che la vediamo in diverse scene nel film, si riconosce benissimo il camino. Da vicino qui mi fa quasi impressione, ma in senso positivo, è che sembra veramente di essere lì a Rose Red. Oggi si dice che lo storico castello ospiti numerosi fantasmi che si rifiutano ad andarsene, sia per il loro amore per il maniero, sia per gli avvenimenti tragici avvenuti qui nel corso della sua storia. L'avvistamento più diffuso è quello dello stesso Chester Thorne, che secondo quanto ho letto ha fatto diverse apparizioni. Si dice che in quella che era la sua stanza spesso ti trovino le lampadine svitate. Altre persone hanno riferito di aver visto Anna riflessa nello specchio originale del suo tempo che si trova nella sua camera, che adesso ospita una suite nuziale. A posto. Il castello è accessibile solamente agli ospiti che soggiornano nella locanda o che partecipano agli eventi organizzati dalla tenuta. Il video della location di Rose Red termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!